la città proibita di Pechino, cioè il numero uno della città, della gestione, del potere, del comando anche, che c'è appunto stata in Cina in tutte le dinastie. Intanto andiamo a Pechino e iniziamo a vedere che si fonda su uno dei tre crinali in montagna che nascono dal Tibet, abbiamo già visto anche questo. La città è poi perfettamente allocata attraverso i dettami del Feng Shui, il rapporto montagna-acqua, cioè vediamo, si vede bene anche se si va su internet e si nota proprio che c'è una specie di divario come di energia che guarda anche il golfo che si apre su questo punto e proprio si rapporta tutto il flusso da Pechino verso le montagne che vanno ad abbraccio. Proprio si vede proprio le sende qua, le montagne di abbraccio, drago e tigre, tartaruga e la situazione che scende. Non solo, ma ha i due fiumi laterali si notano che abbracciano Pechino. Questo, per esempio, anche Milano ha questi fiumi, qua ha più fiumi laterali che abbracciano e tutto il valore che va a questo flusso che ritorna e va dietro le montagne. Quindi pazzescamente valido il punto. Già dalla prima analisi generale notiamo la città nuova che è perfettamente ortogonale, sembra un po' una New York, cioè a square, no? A quadrati, che si allineano però a cosa? Non tanto alla direzione del primo livello montagna-acqua territoriale, ma si allineano al campo magnetico nord-sud. E la città antica, infatti, è legata a questo campo. Ora, per creare un'ulteriore vibrazione di risonanza si è inserito uno specchio d'acqua serpeggiante che all'esterno del nord-ovest scende verso sud, entrando nell'interno sempre a nord-ovest verso sud, portandosi in seguito sul Mintang, all'interno della città proibita e uscendo dal sud-ovest, tecnica delle acque. Cosa sto dicendo? Vedete che c'è questo qua, è un canale artificiale. Loro hanno ricreato quest'acqua laterale perché i dettami del Feng Shui legato al cielo anteriore e cielo posteriore, tecniche delle acque, dicono che entrando da qua è un beneficio ulteriore. Ma questo dettame viene ricreato anche facendo rientrare dell'acqua dentro in un canale che qua si vede, se vai su internet poi vedi questo punto di entrata delle acque e lo fa entrare qua, lo fa girare in un certo punto, questa è la tecnica cielo anteriore, lo fai girare in un certo punto, lo riporti davanti al Mintang ad abbraccio per poi farlo uscire in un punto negativo. Loro fanno entrare le acque dentro un punto positivo e le fanno uscire tirando via il negativo. Questo l'ho visto in tantissime tecniche anche del sistema di 64 esagrammi, ci sono tante tecniche che parlano di questo. Quindi la disposizione però dell'allineamento è fenomenale. E questo fiume, come vedete, con i 5 arcate, 5 l'imperatore, solo l'imperatore poteva avere il 5 come numero, il colore giallo, e il Mintang, guardate come viene esercitato, espanso da questa curva che lavora sulla piazza, diciamo, interna e fa una tecnica di abbraccio. Il retro, se continuiamo a salire, c'è proprio una montagna che hanno creato del lago e hanno ricreato questa montagna e la montagna hanno creato una pagoda, un punto di preghiera, eccetera, che è perfettamente in asse con tutta la linea del sistema, quindi montagna tartaruga, tutto l'asse di allineamento che va avanti e ricalca quella che è proprio l'allineamento potente del nord e sud che vedete questa montagna del retro fa proprio da tartaruga, quindi l'importanza di stare dentro un crinale o d'allineamento così forte è solo dell'imperatore. Pensate che tutte le case limitrofe che sono collegate alla cittadina laterale non potevano avere la porta centrale, ma dovevano sempre avere la porta o a sinistra o a destra perché centrale era solo quella regale, cioè chi poteva gestire il nord-sud in modo pulito? Solamente casate politiche, casate imperiali, di cui abbiamo appena visto appunto la casa di Craxi, cioè la situazione, capite che c'è un collegamento di potere che gli assomiglia. È una superficie di 273 ettari, fondata nel 1400 a 420, è allineata nord-sud quasi precisamente, solo che è di 2,1 gradi sfasata. Allora, il nord-sud preciso non è buono nel Feng Shui perché entreremo in tantissime cuspidi, poi parleremo di questo, cioè nel senso che ci sono tantissimi passaggi instabili, ma a 2,5 gradi ritorniamo sul punto proprio del massimo auspicio. Questi punti, che tra parentesi 9,9, questa è un doppio Yang Chen padre, cioè il massimo del comando come isagramma e massimo della situazione. Sto parlando arabo per molti, ma non c'è problema, cercate solo di sentire il punto. L'allineamento è l'allineamento pensato per dare la vibrazione massima. Siamo già a nord-sud, quindi il magnetismo è molto forte. Allineiamo tutte le montagne,
ci mettiamo comunque in un posto quei 4 animali che lavorano bene come campo generale e andiamo poi a definire i vari padiglioni, poi della suprema armonia, c'è tutta una serie di cose che sono tutte collegate una all'altra per cerimonie anche che facevano. Poi c'è un bellissimo giardino anche con delle parti molto interessanti. Entriamo un po' nella numerologia, 720.000 metri quadri, 8.000 stanze, originarie erano 999 perché il 9 è il numero massimo, non è il 10, è a tendenza a. Il 9 è il numero anche dell'imperatore col 5. Andiamo poi in una zona più a sud-est, troviamo le 7 pietre particolari delle montagne che ancora hanno numerologia, come le 7 stelle dell'Orsa Maggiore, che poi 7 più 2 fa appunto il ciclo del 9, che noi, chi è 9 stelle che noi lavoriamo, e le nazioni cinesi, insomma c'è tutta una numerologia che continua per arrivare nel suo apogeo al Tempio del Cielo. Il Tempio del Cielo è veramente il massimo della somma di tutti quanti questi aspetti numerologici, sia come posizione. Per arrivarci dobbiamo passare da una specie di architettura studiata basata sul numero 9, di queste pietre che si coinvolgono con il numero 9 e i suoi multipli. La terrazza si trova alla pietra del cuore del cielo, che è circondata da lastre disposte concentricamente con 9, poi 18 e via via, di cui se tu parli hai tutti eco particolari, le hanno levigate in un certo modo che senti gli eco che rimbalzano, perché nelle cerimonie, quando uno faceva la cerimonia, tutti quanti ascoltavano e si ridondava questo aspetto. Ovviamente questo qua è tutto nell'asse, passa da questo cerchio che si va a caricare. Eccolo qua, vedi se parlare noterai una voce che viene amplificata, l'effetto avuto deriva dall'estrema levigatura delle pareti del pavimento dell'altare che fa sì che le onde sonore si diffondono in solo 7 centesimi di secondo alle balaustre di pietra e creano un eco. Questa serviva affinché durante la preghiera la voce dell'imperatore e dei monaci arrivasse facilmente fino al cielo, quindi è una specie di megafono. Guardate i 4 animali come lavorano, questo si rispecchia ancora, no? La situazione di abbraccio che dopo arrivi e determina ancora nel punto della pagoda. E qua andiamo nella summa, perché tutta l'architettura di questo Tempio del Cielo è in parte in base 9 ai suoi multipli. I pilastri sono multipli di 9, le pietre che rivestono le pareti sono 360, cioè 40 volte 9 come i gradi del Luopan, è un Luopan disegnato. La cosa affascinante è che troviamo tutti i pilastri all'interno, che sono gli 8 tetragrammi, le 4 stagioni, le doppie ore del giorno, 12 mesi dell'anno, e le somme sono ognuna delle quali porta il calendario cinese solare, le costellazioni lunari, l'orsa maggiore, c'è una roba da andare fuori di testa. Io sono stato qui appunto a prendermi i miei rilievi, le mie cose, è un posto da andare, devo dire, un numero uno da sentire, da vedere, e questa è l'architettura imperiale, cioè dovete capire che il Feng Shui nasce da qui, nasce proprio come la massima capacità di gestire tutta l'energia del luogo e focalizzarlo ovviamente nella gestione imperiale, però ci fa capire come si può arrivare a essere veramente esperti nella gestione del controllo, ma anche del rapporto verso ambienti, verso persone.